Ci sono macchine che appena tirate fuori dalla propria confezione ti fanno pensare subito ad una parola: Endurance. La Matra Simca MS670B, che ho qui a fianco a me sul tavolo di Slot Car Tech, ha scritto pagine davvero importanti nella storia delle corse automobilistiche. E oggi Slot It ce la ripropone in scala 1:32 in una versione che vale davvero la pena vederla da vicino. Ma come sempre durante gli unboxing non mi voglio fermare soltanto alla parte estetica. Voglio anche capire se questa vettura si comporterà davvero bene in pista. E poi, dato che si avvicina sempre più oramai la 24 ore di Modena di metà giugno, sarà anche interessante vedere se questa vettura, che apparterà alla categoria prototipi, potrà essere incisiva rispetto ai tempi fatti segnare dal cronometro. Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre vi do il benvenuto sul canale Slot Car Tech. Per chi ancora non lo conoscesse, vi dico che qui parliamo di slot car a 360 gradi. Unboxing, test, prove, preparazioni e poi anche recap delle gare più importanti. Insomma, tutto quello che riguarda il mondo delle slot car. Nel video di oggi restiamo nel mondo delle grandi classiche di Slot It e andiamo ad osservare più da vicino, più attentamente, togliendola dalla scatola e facendo le prime valutazioni di questa bellissima Matra Simca MS670B. Questa vettura è una slot car dalla personalità molto forte. Abbiamo già visto la versione coda corta sempre di questo modello. Oggi ci addentriamo in una delle vetture che pare, almeno sulla carta, essere davvero prestazionale. Prima però di parlare di tempi sul giro e di prestazioni pure, direi che è arrivato il momento di toglierla dapprima dalla sua confezione. Andiamo ad osservarne carrozzeria, telaio, prendiamone i pesi e le misure e poi finalmente la porteremo in pista. Per cui ragazzi, un attimo di pazienza, telecamera dall'alto e iniziamo subito con questo nuovissimo unboxing. Slot It ci propone come sempre la sua confezione composta da una teca quasi completamente trasparente e la parte cartonata arancione, oramai inconfondibile il marchio della casa produttrice italiana. Dalla confezione possiamo già ammirare la vettura in quasi tutta la sua totalità. Infatti abbiamo aperte la parte superiore, laterale, frontale e posteriore. Sul retro della confezione l'etichetta con il codice, in questo caso CA67A, e poi il nome del modello di riferimento MS670B numero 14, 24 ore di Le Mans del 1973. Una confezione minimal ma inconfondibile, una confezione che insieme alla sua teca ci permette di ammirare la vettura senza nemmeno doverla togliere. Noi però andiamo a sfilare subito la parte in cartonato e poi a girare la confezione sottosopra, perché come vedete abbiamo un sacchettino che contiene delle preziosissime informazioni. Lo stacchiamo, è attaccato con un pezzettino di scotch e intanto andiamo anche ad osservare quest'altro sacchettino leggermente più piccolo. Ci sono i pezzi per poter digitalizzare il modello e poi una praticissima chiave a brugola per i grani M6 che ci permetterà appunto di andare a gestire l'assetto della vettura, ma lo vedremo in un secondo momento. Sotto questo sacchettino trasparente il classico sacchettino dei sali che ci preserva la nostra vettura in caso di umidità. Questa invece è la vite che ci permetterà di andare a staccare il modello dalla sua basetta. Lasciamo la macchina un attimino da parte e concentriamoci su quello che troviamo al di sotto della confezione in questo sacchetto di plastica trasparente. Andiamo ad aprirlo e andiamo a tirare fuori il suo contenuto. Abbiamo in pratica un piccolo manuale scritto in diverse lingue che ci dà alcune pratiche indicazioni. Infatti se lo andiamo ad aprire, nella sua parte centrale, a parte tutte le indicazioni dell'utilizzo di questa vettura, troviamo infatti anche come andare a sostituire le spazzole dal pick up e poi come andare a centrare perfettamente ad esempio la corona posteriore. Ma non è tutto, perché ci dà la possibilità anche di capire come andare a regolare l'assetto delle ruote anteriori. Qui infatti vediamo delle pratiche figure che ci istruiscono su come potremmo andare a gestire i grani che troviamo all'interno della confezione. Insomma, un foglietto illustrativo che ci dà alcune informazioni decisamente molto utili per poterci divertire al meglio con la nostra vettura. Tornando invece alla nostra Matra, possiamo andare a togliere la parte di teca trasparente in policarbonato e anche questo involucro termoformato
laminato che va a fare un'ulteriore protezione direttamente della macchina. La vettura è saldamente fissata alla basetta, come vedete non si stacca, perché come dicevamo prima abbiamo bisogno di andare a svitare questo aggancio. Una volta fatto avremo le due parti divise, abbiamo la vettura da una parte e la basetta dall'altra. Come vedete sulla parte frontale della basetta ci sono ancora altre indicazioni, abbiamo ad esempio il marchio produttore del modello, poi il nome del modello, in questo caso Matra Simca MS670B, la gara di riferimento 24 ore di Le Mans del 1973 e poi anche i piloti che l'hanno portata in gara, Wallach De Paillet in questo caso. Mettiamo da parte la basetta e preoccupiamoci della vettura, una vettura delle categoria Classic, una vettura Endurance decisamente molto spettacolare. Avevamo già visto la Matra Simca in versione coda corta, qui come potete vedere abbiamo la versione coda lunga. In pratica un modello decisamente molto interessante, un modello dalle forme sinuose, affusolate e decisamente molto racing. Ci sono parecchi punti sui quali vorrei soffermarmi perché come sempre Slot It ci tiene a fare un lavoro perfetto. Qui le tampografie sono state realizzate nel migliore dei modi, ma anche la forma della vettura rispecchia perfettamente la forma originale della macchina in scala 1:1. Ci sono veramente diversi particolari che rendono questo modello non soltanto piacevole da guidare, ma sicuramente anche molto bello da ammirare. Infatti potreste anche prenderlo solo per il piacere di averlo all'interno della vostra collezione. Dicevamo tampografie fatte nel migliore dei modi, nessuna sbavatura, scritte piccole perfettamente leggibili, soprattutto nella parte laterale come vedete qui dove ci sono parecchi sponsor e alcuni sono anche molto piccoli. Se vi avvicinate potete leggerli tranquillamente. E poi l'abitacolo, abbiamo un interno della vettura perché qui chiaramente essendo una vettura scoperta è tutto a vista, Slot It lo ha curato veramente nei minimi particolari. Abbiamo infatti la coppia di estintori, il sedile, il fondale colorato in modo diverso e poi il pilota con tuta di un colore, guanti di un'altra, casco ancora diverso con numerose decal anche sul casco e poi sulla tuta. Infatti una cosa che apprezzo decisamente tanto di Slot It è il fatto che per ogni vettura vada ad inserire anche le cinture di sicurezza. Vi sembrerà una cosa scontata, ma dà quel tocco in più al modello che lo rende veramente molto bello. Di questa vettura mi piace particolarmente anche la parte anteriore perché la Matra Simca MS670B ha un frontale veramente molto aggressivo. Come vedete ci sono forme sinuose che vanno ad inglobare i due fanali che sono protetti da un vetro, ma all'interno si scorgono i due fanali veri e propri, uno un po' più grande e uno leggermente più piccolo, posto più in basso rispetto a quello leggermente più grande. Nella parte posteriore fa bella mostra di sé il piccolo lettoncino, questo grigio, che va a crearci un minimo di deportanza sulla vettura, e poi le due pinne laterali di colore giallo. Sono molto belle, sono molto interessanti perché in realtà queste pinne non vengono poi congiunte da un allettone vero e proprio, ma rimangono così sulla coda della vettura stessa, anche nel modello chiaramente originale. Una coda che dicevamo prima essere lunga perché come vedete va a sbalzo sia nella parte destra che nella parte di sinistra rispetto al fine vero e proprio della macchina. Se infatti noi giriamo la macchina sottosopra possiamo vedere che finirebbe praticamente qui la vettura, ma ha queste due appendici che ne vanno ulteriormente ad aumentare la lunghezza. Nella parte posteriore belli fanari incastonati perfettamente nelle due appendici aerodinamiche e poi la parte di motore con le due marmitte che fuoriescono e qualche pezzettino proprio del motore che si può intravedere direttamente qui dallo stampo. Come sempre anche tutti gli accessori a corredo sono realizzati in modo perfetto, specchietto che ha la parte interna riflettente, quindi dà proprio quel senso di realismo, tappi carburanti posizionati nelle due parti laterali della vettura, presa centrale sdoppiata con tanto di radiatore che si va ad intravedere nel cofano, e poi nella parte del motore abbiamo anche questo rialzo che va a portare aria direttamente sul motore. Molto belle e particolari anche le ruote. Abbiamo ruote diversificate per quanto riguarda la parte destra e la parte sinistra perché
hanno infatti il dado di colore diverso. Nella parte di sinistra abbiamo il dado di colore azzurro sia per l'anteriore che per il posteriore, nella parte di destra invece il dado diventa rosso, anche qui sia per la ruota anteriore che per la ruota posteriore. Notiamo fin da subito che entrambe le ruote hanno la scritta Goodyear sul copertone stesso. La ruota anteriore ha anche il disegno del cerchione a 5 razze a simulare il disegno a stella, mentre nella ruota posteriore in pratica il cerchione non esiste, ma questo già anche così nella vettura originale, quindi un gruppo ruote creato ancora una volta in modo perfetto. Se giriamo la vettura sottosopra possiamo andarne ad ammirare anche il telaio. Slot It, come ormai su tutti i modelli, ci ha abituato a dividere il telaio dal banchino motore. In questo caso abbiamo un banchino con motore Sidewinder ancorato al telaio da 6 punti. Abbiamo 2 punti nella parte anteriore centrale, 2 attacchi laterali, uno a destra e uno a sinistra, e poi 2 attacchi nella parte posteriore, un motore piccolino e poi un pick-up a lama avanzata, il classico pick-up che ormai si utilizza per tutte le vetture adibite ad un uso pistaiolo, ma vedremo poi nel dettaglio tutti questi particolari andando ad aprire la macchina e a suddividere telaio e carrozzeria. Per farlo ci servirà semplicemente andare a svitare 2 viti, ne abbiamo una nella parte anteriore e una nella parte posteriore. Abbiamo diviso la vettura, da una parte la carrozzeria, dall'altra parte il telaio, e possiamo così anche andare a scoprire quali viti ci sono a corredo. Come sempre Slot It, già di primo montaggio, ci dà 2 viti di tipo imperdibile, quindi con una parte di stelo libera dal filetto. In questo modo possiamo andare a far basculare meglio la nostra vettura. Viti già coniche, diciamo pure viti professionali. Lasciamo per adesso da parte le viti e il telaio e andiamo ad occuparci dapprima, come sempre, della carrozzeria. Devo dire che nonostante la dimensione abbastanza grande, perché ricordiamo questa è una coda lunga, quindi una versione allungata della Matra MS 670B, il peso è decisamente molto contenuto. Sarò poi curioso di andarla a posizionare sulla bilancia. Se la giriamo al contrario andiamo a scoprire un abitacolo decisamente molto minimal. Come vedete il pilotino, anche se è completamente a vista, nella parte sottostante è stato poi completamente tagliato. Questo ci permette anche di andare ad abbassare il peso e quindi il baricentro totale della vettura. Poi abbiamo nella parte anteriore, sia al centro del cofano sia ai 2 lati, dei pezzettini di plastica che vanno ad aggiungersi a quello che è il telaio, perché ci servono ad esempio per andare a ricreare la griglia del radiatore, e in questo caso questi 2 pezzettini laterali per il gruppo ottico sempre anteriore. Nella parte posteriore l'unica cosa che viene aggiunta è fondamentalmente la parte di motore. Anche in questo caso bellissima la parte esterna, nella parte interna viene completamente tagliato. In questo modo si va a risparmiare ulteriormente sul peso. Le 2 appendici che avevamo visto prima, come vedete, sono completamente scavate all'interno, per cui non hanno praticamente alcun peso. La carrozzeria è poi dotata di 2 colonnette che ci permettono l'aggancio su di esso del telaio. Ne abbiamo una nella parte anteriore, una nella parte posteriore, sono entrambe decisamente molto basse, molto solide, e come se non bastasse hanno anche dei rinforzi laterali. Ne abbiamo addirittura 4 per la colonnetta anteriore e poi ne abbiamo 2 a vista per la colonnetta posteriore, più altri agganci che vanno ad inglobare anche il gruppo motori. Insomma, abbiamo la sicurezza che anche in caso di urto, anche in caso di un urto particolarmente violento, non andiamo subito a rompere una parte così fondamentale. La carrozzeria, grazie anche a questo taglio che praticamente, come vedete, va a percorrere tutta la parte posteriore della vettura, dividendo di fatto la vettura in 2 parti, anche se poi sono unite mediante i punti di fusione, è decisamente molto flessibile. Questo è sicuramente un pregio, perché la carrozzeria si potrà adattare sicuramente molto meglio a tutte le condizioni di pista per chi volesse portare questo modello in gara. Lasciata la parte di carrozzeria, occupiamoci adesso del telaio. Innanzitutto devo dirvi che il telaio, come potete
potete vedere è un telaio praticamente piatto, non ha nessuna sporgenza né nella parte sottostante ma neanche nella parte superiore. Abbiamo soltanto questi due longheroni che ci permettono di dare un po' di rigidità al telaio stesso, e poi ha il classico banchino, in questo caso l'abbiamo già visto prima, infulcrato con 6 punti di attacco, ma chiaramente, come spesso succede, se ne possono utilizzare anche soltanto 4, 2 anteriori e 2 posteriori. Tutta la meccanica è una meccanica di tipo professionale. Abbiamo infatti la corona in bicomponente con dentature in nylon ma attacco all'assale posteriore in alluminio, assale posteriore in acciaio rettificato e poi i cerchi in alluminio per la parte posteriore. L'assale chiaramente girerà all'interno del banchino motore attraverso due piccoli uniball che ne assicurano una rotazione perfetta. Va ricordato infatti che gli uniball si adattano decisamente molto meglio alle piccole torsioni che potrebbe avere il banchino motore o comunque potrebbero provenire dalla pista. Il motore è il classico Mabuchino UK, quindi un motore a cassa piccola. Come avrete notato, sul motore c'è anche un piccolissimo circuito stampato. Questo ci dà la possibilità anche di andare a gestire eventuali picchi di corrente e di tensione che dovessero arrivare dalla pista, e quindi ci dà la possibilità di avere una corrente sempre molto più fluida e equilibrata e perfetta durante tutta la fase di erogazione. Insomma, una guida che non ci riserva nessuno scherzo. A corredo ci sono i soliti cavi di slot it con il jack che ci permette di andare a dividere la parte anteriore dalla parte posteriore, e possiamo così andare ad installare sia il chip per la digitalizzazione del modello, o comunque questo sistema è veramente molto utile e interessante perché ci dà la possibilità di andare a smontare anche soltanto uno dei due pezzi, quindi la parte anteriore, quindi con il pick up e le spazzole, o la parte posteriore, quindi tutta la parte motoristica, senza dover per forza andare a togliere completamente tutto, o peggio ancora andare a dissaldare i cavi dal motore. Pensate infatti che possiamo andare a togliere l'intero banchino motore, sostituirlo con un altro e andare a riagganciare semplicemente i cavi mediante questo jack di unione. Nella parte anteriore abbiamo come sempre l'assale in acciaio rettificato, un assale che gira direttamente all'interno dei fori preposti di queste due colonnette. Abbiamo dei fori nella parte sottostante il telaio che ci permettono, mediante l'utilizzo di grani M2, di andare ad alzare l'assale anteriore, e poi ne abbiamo altri due qui nella parte superiore che in pratica ci permettono di andare a gestire il basculamento dell'assale stesso. Quindi abbiamo la possibilità di regolare sia l'altezza sia il movimento laterale ondulatorio. In questo modo possiamo andare a fare l'assetto che preferiamo, un assetto preciso, e dare alla nostra vettura la preparazione che ci interessa. Finiamo con il pick up. L'abbiamo visto prima, un pick up a lama avanzata, è un pick up a vite, non presenta nessuna molla, quindi non ha nessun gioco in verticale. Come sempre slot it non utilizza capicorda, ma va a infulcrare direttamente i due fili motore all'interno del pick up stesso, bloccandoli poi con due grani all'interno del foro delle spazzole con le spazzole stesse. A corredo della vettura c'è sempre il solito magnete al neodimio. Questo chiaramente dovrà essere tolto se deciderete di utilizzare la macchina in ambito agonistico, ma comunque il supporto è decisamente molto utile perché ci permette di andare a posizionare il peso da 2,5 grammi sempre di slot it in 3 differenti posizioni. Ne abbiamo una proprio in concomitanza con il magnete, una leggermente più avanzata sempre sul banchino e poi un'altra qui sotto l'assale posteriore. Sempre sul banchino infatti abbiamo un ulteriore spazio per poter andare ad aggiungere un peso sempre da 2,5 grammi. Sicuramente tutte soluzioni molto interessanti, soluzioni che vanno testate, vanno provate anche in Ottica 24 Ore di Modena, e io direi di partire subito facendone i pesi. Quindi riprendiamo la nostra carrozzeria e andiamo a posizionarla sulla bilancia. Bilancia 0 grammi, possiamo andare a posizionare la nostra vettura. La giro al contrario solo perché è talmente stretta la carrozzeria che il supporto non ce la fa. Abbiamo 15,2 grammi. Alziamo, riabbassiamo la nostra carrozzeria e abbiamo nuovamente 15,2 grammi. Ed è ora la volta di andare a misurare anche il telaio. Lo posizioniamo
al di sopra del supporto della bilancia 46,5 grammi. Alziamo, aspettiamo lo 0, riposizioniamo il tutto 46,4 grammi, quindi balla circa 0,5 grammi tra le due pesate, possiamo dire 46 grammi e mezzo. Andiamo adesso a rimontare la macchina, così andremo anche a posizionare le due viti e ne faremo il peso complessivo. Macchina rimontata, pronta per essere posizionata sulla bilancia. Il peso totale è 62,1 grammi. Alziamo, riposizioniamo la nostra vettura, 62,1 grammi. Preso il peso della vettura e adesso è la volta anche di farne le prime misurazioni. Per la misura di questa Mazda MS670B direi di partire dalla parte anteriore del cofano motore e di arrivare fino alla parte sporgente di questi due appendici, per cui utilizziamo come al solito il nostro calibro, andiamo a stringerlo perfettamente sulla nostra vettura e abbiamo una misura pari a 138 mm, 13,8 cm. Come sempre, dopo la misura della lunghezza andiamo anche a vederne la larghezza. Posizioniamo il nostro calibro dapprima nella parte posteriore della vettura per una misura pari a 6,1 cm, 61 mm. Spostiamoci ora nella parte anteriore, visivamente molto più stretta, per una misura pari a 57 mm, 5,7 cm. E prendiamo come di consueto anche la distanza tra il centro della ruota anteriore e il centro della ruota posteriore. In questo caso il calibro segna una misura pari a 79 mm, 7,9 cm. L'abbiamo ammirata, l'abbiamo pesata, l'abbiamo divisa in due parti, ne abbiamo osservata sia la meccanica sia la parte di carrozzeria. Non ci rimane altro che metterli in pista e vedere se le aspettative saranno ricompensate. Io credo di sì, perché questa sembra a tutti gli effetti essere una vettura decisamente molto prestazionale, ma come sempre saranno le sensazioni di guida a deciderne il risultato. E allora, come va questa vettura? Beh, ho fatto diversi giri sul circuito astigiano dei Calabroni Rossi, piste in legno ma molto simile a una pista in plastica, e devo dire che ho trovato questa vettura decisamente molto performante. Forse una vettura non adatta proprio ai neofiti, una vettura che per tirarle fuori il meglio occorre avere un minimo di padronanza tra il pulsante e la vettura stessa. Insomma, una vettura che ti permette veramente tanto, ma nel momento in cui cerchi di accelerare un po' il passo, cerchi di forzare un po' la mano, ti ricorda che devi prima di tutto imparare a guidare. Il rapporto peso-potenza è decisamente ottimo, la vettura ha decisamente un bellissimo telaio, la carrozzeria pesa molto poco, insomma una vettura molto prestazionale, una slot car che mi ha soddisfatto fin dal primo giro. Come dicevo, ci ho dovuto stare un attimo attento, però una volta presa la mano effettivamente fare giri veloci diventa un gioco da ragazzi. È forse una di quelle vetture sulle quali andrei a posizionare il peso di slot it, perché in questo modo la renderei un po' più sicura, soprattutto all'uscita delle curve, perché la combinazione tra telaio altamente performante e carrozzeria leggera potrebbe dare un po' di fastidio, ma solamente per chi non è abituato all'utilizzo di queste vetture così performanti. Insomma, che cosa ne penso? Beh, dico che è una vettura che vedremo sicuramente alla 24 ore di Modena. Non so se sarà la vettura che preparerò io, perché alla fine nel gioco di squadra occorre avere una vettura che vada bene un po' per tutti, e noi vogliamo portare come Slot Club Asti Calabroni Rossi anche delle persone che non hanno mai fatto questa esperienza di una 24 ore, per cui probabilmente andremo su una vettura
un po' più tranquilla, magari meno prestazionale, ma sicuramente più facile da guidare. Insomma, se non avete ancora addocchiato quale vettura potrebbe essere quella più performante, io un pensierino su questa Matra a coda lunga ce lo farei. Ragazzi, e voi avete già deciso con quale vettura correrete alla 24 ore di Modena? Mi raccomando, scrivetelo nei commenti. Ditemi anche se avete trovato interessante il video, se vi sono stati di aiuto i miei contenuti. Se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non perderete tutti gli altri video del canale. Mi raccomando, spargete la voce, aumentiamo la nostra community. Noi come sempre ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.